questa quinta puntata della rubrica del dottor Giorgini, la rubrica del benessere, con i dottori Beatrice Giorgini e Martino Giorgini. Parliamo di un'erba molto conosciuta, forse la più conosciuta al mondo, la camomilla, è vero, no? La camomilla lo sappiamo tutti, alla sera uno è stanco, prende la camomilla. Esatto. Perché? Ma diciamo Da che la sonnolenza, da camomilla aiuta proprio a riequilibrare il sistema nervoso, a calmare, è molto indicata per l'insonnia, ma non solo. Diciamo che questo è l'uso più conosciuto e più comune, però ha tanti usi la camomilla ed è una pianta in realtà molto più potente di quello che le persone credono. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità gli ha riconosciuto proprio questo effetto di rilassamento del sistema nervoso e questa indicazione per le persone che hanno difficoltà ad addormentarsi o hanno numerosi risvegli notturni, perché favorisce il sonno e il sonno riposante, quindi un sonno profondo, e non ha nessun tipo di effetto collaterale, cosa che invece purtroppo presentano molti dei farmaci che vengono normalmente utilizzati per favorire il sonno o comunque per rilassare il sistema nervoso. Leggo, dottor Giorgini, che già durante la guerra, no? La seconda guerra mondiale, la camomilla. Sì, anche la prima, perché subivano dei traumi, c'è da immaginarlo, questi poveri soldati nelle trincee, eccetera, dei traumi, perdevano la memoria, perdevano la loro consapevolezza del presente, e veniva usata la camomilla per fare riequilibrare il sistema nervoso, anche se la funzione calmante del sistema nervoso addirittura è la più conosciuta, ma è quasi secondaria, perché poi ha dei grandi effetti sullo stomaco. Adesso chiederò alla dottoressa, però le chiedo, di solito la camomilla viene vista, prendo un attimo il prodotto, come un infuso, no? Sì. Qui cosa avete? Qui invece l'estratto integrale, la camomilla per esempio ha un olio essenziale che ha proprietà cicatrizzanti, antinfiammatorie molto potenti, che l'acqua non può estrarre, perché mettiamo la camomilla nell'acqua calda e l'olio essenziale se ne va nell'aria, lo sentiamo in casa, questo profumo, ma non c'è più, anche perché l'olio non si scioglie nell'acqua. Quindi bisogna trovare il modo di estrarre prima l'olio, poi le altre sostanze e rimetterli insieme in modo da avere tutti i principi attivi, altrimenti abbiamo solo un effetto più blando. Quindi questo è un rilassante, anziché farsi la camomilla conviene prendere... Sì, per avere il sapore diciamo della camomilla a filtro bastano addirittura poche gocce, ma per avere l'effetto curativo, come adesso si vedrà, anche potente, bisogna prendere poi la dose indicata, almeno suggerita. Allora, dottoressa, cosa fa questa camomilla, oltre a quello che conosciamo tutti nel preparare la camomilla serale? È anche un potente antispasmodico, quindi riduce le contrazioni ed è indicato tutte le volte che ci sono spasmi dolorosi, come ad esempio le coliche anche infantili. Infatti la camomilla è forse la prima medicina dei bambini. Diciamo che tante volte quando non gli si vuol dare il latte o non vogliono il latte si fa appunto la camomilla, ed è appunto indicata sia quando i bambini soffrono di coliche intestinali, che sono molto frequenti nei neonati, ma anche quando hanno i dolori legati all'eruzione dei denti, e quindi si vuol dare qualcosa per calmarli, ma allo stesso tempo. Quindi questo prodotto va benissimo in gocce per i bambini piccoli? Questo va molto bene in gocce anche per i bambini piccoli, e ovviamente bastano poche gocce diluite nell'acqua, si possono mettere nel biberon e farglielo bere o sciogliere magari insieme al latte se si vuole coprire un pochettino il sapore, anche se comunque è un sapore abbastanza gradevole che si può tutt'al più anche dolcificare con miele o con la stevia, che è un dolcificante naturale. Può andare bene anche per l'ulcera? Può andare bene anche per l'ulcera, infatti la camomilla ha appunto questo effetto benefico sul tubo digerente, in particolare sull'ulcera, perché ha anche un effetto cicatrizzante, tanto che un dottore tedesco proponeva l'assunzione di un estratto di camomilla con questa tecnica particolare che chiamava derrotolamento, perché diceva che andrebbe assunta ancora quando si è coricati a letto, e poi dopo aver sorseggiato alcuni sorsi bisognerebbe stare prima 5 minuti in posizione supina, poi altri 5 minuti su un lato, 5 minuti sull'altro lato e infine 5 minuti proni. E questo andrebbe ripetuto 2-3 volte nell'arco della giornata, in particolar modo la mattina e poi prima dei pasti e prima di andare a dormire la sera.
Diciamo che se non vogliamo arrivare a una tecnica così laboriosa è sufficiente comunque l'assunzione 2-3 volte al giorno a stomaco vuoto, indicata a stomaco vuoto. Non può indurre della sonnolenza assumerla troppo spesso durante la giornata? Diciamo abbiamo visto una bellissima foto della camomilla, del fiore. Sì, diciamo che la camomilla aiuta a dormire, è vero, però è anche vero che andando comunque a ridurre questa tensione costante che la maggior parte delle persone hanno, perché siamo comunque sempre in uno stato di stress, di agitazione, di tensione, in realtà può avere quasi un effetto tonico, perché da una parte ci fa risparmiare dell'energia che normalmente ci serve per stare contratti e agitati e che avremo a disposizione per altre cose, quindi non necessariamente ha un effetto di aumentare la sonnolenza durante la giornata e comunque non ha nessun tipo di effetto sulla coordinazione motoria o su altri aspetti come possono avere farmaci come le benzodiazepine. Lei si occupa di medicina naturale e anche di agopuntura e di tutto quello che è la medicina estetica non invasiva. Sì. Può aiutare anche la camomilla in questo caso? Beh, la camomilla comunque ha anche delle applicazioni di tipo topico perché appunto ha degli effetti cicatrizzanti e quindi può essere presente in diversi prodotti anche per uso topico. Quindi le erbe assolutamente sì per non invecchiare, possiamo dire? Assolutamente sì, anche perché la maggior parte delle erbe hanno anche una funzione antiossidante, quindi prevengono l'invecchiamento in generale andando proprio a ridurre i danni da radicali liberi. Per fare ciò però ecco, è importante ricordare sempre, come diceva prima mio padre, il dottore, di avere un estratto integrale dell'erba, cioè un preparato che conserva tutto il fitocomplesso e quindi tutti i componenti di quella pianta che hanno queste numerose azioni. Voi avete l'azienda, l'impresa, il laboratorio, non so come preferisce chiamarlo, dottore, sì, perché c'è tutto lì. Io ho avuto la fortuna di vedere una cosa bellissima, sembra di entrare nei film di fantascienza, perché veramente è anche un po' nei film degli alchimisti, una via di mezzo. Le chiedo, la camomilla immagino che la coltivate direttamente voi? No, non la coltiviamo perché comunque ci sono delle spese di coltivazione che non sono insostenibili, bisogna prenderle nei paesi Egitto, Bulgaria, eccetera, dove la manodopera costa meno, quindi la materia prima ci arriva in maniera più Quindi arriva dall'estero, anche perché i vostri prodotti vanno spesso e volentieri all'estero, perché avete un mercato assolutamente internazionale. La difficoltà della camomilla forse è quello che è così comune, che se uno va dal medico e dice ho l'Helicobacter pylori o l'ULC e gli dai la camomilla, quella che stava dicendo lei è l'ulcera. Sì, esatto. Sembra che gli hai dato un'acqua tiepida, invece la camomilla, se è preparata bene, combatte anche questo tipo di problemi. Ma è vero che può combattere anche la febbre alta, l'asma e anche l'asma allergica? Sì. È un po' strano però. Non è strano, perché le erbe hanno molte proprietà, non hanno solo un'indicazione, ma quello che siamo abituati al farmaco che è solo per un sintomo, invece le erbe hanno diverse proprietà e tutte alte importanti. Dottoressa, un'ultima battuta, visto che abbiamo parlato di apparato digerente ma anche di apparato nervoso, può essere anche considerato un calmante, una sorta, per evitare anche quelle classiche medicine calmanti date? La camomilla è un calmante per eccellenza, aiuta in ogni caso a rilassare l'organismo, a rilassare il sistema nervoso e aiuta anche a alzare la soglia del dolore, quindi anche per quelle persone che soffrono particolarmente, hanno una resistenza al dolore molto ridotta, può essere un'indicazione anche quella di assumere la camomilla, quindi anche a volte se si devono sottoporre a dei piccoli interventi e non vogliono prendere altri tipi di calmanti. Diciamo che la camomilla è una delle tante erbe molto note, molto conosciute, a volte sottovalutate perché in realtà è molto più potente di quello che si pensa. Ringrazio Beatrice Giorgini e Martino Giorgini e parleremo ancora naturalmente di erbe nelle prossime puntate.